Espellere immigrati riduce la criminalità? Benvenuti in questo nuovo approfondimento dove esploriamo una delle questioni più roventi e dibattute di sempre, e lo faremo in un modo un po' diverso dal solito, mettendo completamente da parte le opinioni personali e la politica per affidarci esclusivamente ai puri dati economici. Analizzeremo insieme un paper davvero affascinante dell'economista Paolo Pinotti, intitolato Immigration Enforcement and Crime, pubblicato sull'American Economic Review. L'obiettivo qui è rispondere a una domanda estremamente complessa in modo del tutto oggettivo. Le politiche di espulsione più severe hanno davvero un impatto reale sui tassi di criminalità? Entriamo subito nel vivo. Oggi struttureremo la nostra indagine in 6 rapidi passaggi. Inizieremo cercando di capire cos'è il dilemma dell'espulsione, per poi calarci nel sistema delle quote italiano e nel ruolo degli accordi internazionali. Dopodiché vedremo il geniale esperimento dei cosiddetti Click Day, analizzeremo i veri dati sulla criminalità e infine trarremo le conclusioni per le policy. Punto numero 1. Il dilemma dell'espulsione. Insomma, qual è il mistero che gli economisti si trovano ad affrontare? Per sbrogliare questa matassa dobbiamo familiarizzare con un concetto cardine dell'economia, il costo-opportunità. Immaginate la situazione di chi si trova in un paese senza documenti. Non potendo lavorare nel settore ufficiale, le opportunità di generare un reddito legale crollano drasticamente. Di conseguenza, il costo di rischiare un'attività criminale, calcolato in termini di opportunità lavorative legali perse in caso di arresto, è molto più basso rispetto a chi possiede uno status regolare. E, come ci confermano i dati, un accesso limitato all'economia ufficiale fa inevitabilmente salire l'attrattiva verso il crimine. E qui scatta il dilemma. Cosa succede davvero se un paese inasprisce le espulsioni? Da una parte abbiamo il cosiddetto effetto incapacitazione. Se espelli fisicamente una persona, è ovvio azzeri la sua possibilità di commettere reati su quel territorio. Ma dall'altra parte? Un'applicazione rigidissima delle espulsioni riduce drasticamente l'utilità e la stabilità attesa per quegli immigrati irregolari che non vengono o non possono essere espulsi. Se sanno di poter essere cacciati domani, l'incentivo a integrarsi svanisce e il famoso costo-opportunità di cui parlavamo crolla ancora di più. La grande domanda è, nella realtà, quale di queste due forze vince? Passiamo al secondo punto, il sistema delle quote italiano. Per rispondere a quella grande domanda, il nostro studio usa un laboratorio naturale che si presta perfettamente, l'Italia. Storicamente, la politica migratoria italiana si è retta su un sistema di quote annuali, ma la cosa interessante è la totale disconnessione tra quello che dice la legge e quello che succede nella pratica. La teoria vorrebbe che un datore di lavoro assuma un lavoratore straniero prima ancora che questo metta piede nel paese. Ma siamo onesti, chi assumerebbe mai una persona senza averla mai vista? Quindi l'iter tipico è un altro. Si entra in Italia in modo non ufficiale, magari semplicemente lasciando scadere un normalissimo visto turistico. Poi si inizia a lavorare in nero, sperando un giorno di trovare un datore di lavoro disposto a fare da sponsor, proprio nel momento in cui vengono aperte le quote governative. In questo limbo il rischio sulla carta è l'espulsione immediata, ma la realtà è decisamente più complicata. Espellere fisicamente una persona costa tantissimo allo Stato. In più, chi viene fermato molto spesso non ha documenti di identità validi con sé. E come se non bastasse, i paesi d'origine spesso e volentieri si oppongono al rimpatrio se non c'è l'assoluta certezza della nazionalità. Il risultato finale di questo cortocircuito? Un paradosso. Nella stragrande maggioranza dei casi non c'è un vero volo di ritorno, ma viene semplicemente consegnata un'ingiunzione scritta, il famoso foglio di via, che intima di lasciare il paese, un pezzo di carta che di fatto rimane inapplicato. Ed eccoci al terzo punto, il ruolo degli accordi. C'è infatti un'eccezione vitale a questa regola dell'inefficienza, ed è esattamente il tassello che permette al paper di fare la sua magia. Il trucco sta tutto negli accordi bilaterali tra l'Italia e alcuni specifici paesi di origine, nati per controllare i flussi clandestini. Pensate che il primissimo è stato firmato con la Polonia nel 1994. Guardando i dati della tabella estratta dallo studio è palese. Se c'è un accordo bilaterale, l'effettiva esecuzione dell'espulsione subisce un incremento statisticamente massiccio, anche depurando i dati da altre variabili come la distanza geografica o il volume degli arresti. Mettiamola in termini più semplici, con qualche percentuale. Senza un accordo tra stati, in media solo il 25% delle persone fermate viene realmente rimpatriato. Ma se l'accordo c'è, la percentuale schizza al 41%. Questa differenza è oro colato per un economista, perché crea due gruppi naturali perfetti da confrontare. Da un lato, irregolari con un rischio di espulsione basso, dall'altro, irregolari con un rischio di espulsione molto più alto e concreto. Quarto passaggio fondamentale, l'esperimento dei Click Day.
Ora che abbiamo i nostri due gruppi, come facciamo a misurare se questo alto rischio di espulsione fomenta o deprime il crimine? È la sfida classica di chi studia questi temi, isolare la variabile. Come possiamo affermare con certezza scientifica che è proprio la mancanza di status legale a spingere qualcuno verso il crimine, e non magari altre differenze di background, educazione o condizioni sociali? Serviva un'idea geniale. E l'idea geniale Pinotti l'ha trovata sfruttando il famigerato meccanismo italiano dei click day. Immaginate la scena. Permessi di soggiorno messi in palio attraverso un portale informatico che apriva i battenti esattamente alle 8 del mattino. Si creava un vero e proprio ingorgo digitale istantaneo. Le domande venivano processate dai server al millisecondo in un rigido ordine di arrivo, dal primo all'ultimo, fermandosi di colpo appena la quota annuale stabilita dal governo si esauriva. Pinotti ha preso in esame l'intero universo dei richiedenti maschi del 2008, qualcosa come 110.000 pratiche, ma la vera furbata è stata questa. Si è concentrato solo su chi ha cliccato invia in una strettissima finestra di un'ora attorno al momento esatto del taglio, quando le quote sono finite. In quei minuti concitati, con i server rallentati, riuscire a entrare prima o dopo il limite era letteralmente una lotteria, pura casualità. Hai due persone del tutto identiche che cliccano quasi allo stesso istante, una diventa legale, l'altra no. Incrociando in modo anonimo questo campione con i casellari giudiziari, otteniamo dei dati pulitissimi, del tutto privi di distorsioni statistiche. Quinto punto in agenda: i dati sulla criminalità. Che cosa è emerso quindi da questo esperimento irripetibile? Il primissimo dato è lampante. L'irregolarità di per sé genera criminalità. Ricevere un rifiuto e rimanere fuori dalle quote fa aumentare la probabilità di commettere un reato grave nell'anno successivo dello 0,6%. Può sembrare poco, ma attenzione, questo calcolo poggia su un tasso di partenza che è solo dello 0,9%. Insomma, i numeri ci confermano la teoria iniziale. Tagliando fuori le persone dalle vie legali, le si spinge inevitabilmente verso i canali illegali. Ed ecco il colpo di scena. Questo aumento non è per tutti uguale. Ricordate i due gruppi di prima? Ebbene, per chi viene da paesi con accordi bilaterali forti, dove il rischio di essere presi e messi su un aereo è reale, la probabilità di darsi al crimine per colpa dell'irregolarità cresce solo dello 0,3%. Invece, per chi viene da paesi senza accordi, dove sa benissimo che le espulsioni sono solo chiacchiere su carta, l'aumento dei reati schizza allo 0,8%. Questo risultato risolve finalmente il grande dilemma economico con cui avevamo iniziato. Che cosa ci dicono i numeri? Ci dicono che applicare in modo severo le espulsioni non innesca un'ondata di criminalità causata dalla disperazione di chi sfugge alle maglie della giustizia. Al contrario, vince a mani basse l'effetto incapacitazione. Rimuovere fisicamente gli individui dal territorio evita molti più reati di quanti ne possa generare il calo del costo-opportunità in chi resta. È una di quelle rivelazioni che cambiano completamente la lente con cui dovremmo giudicare l'impatto reale delle leggi nella nostra società. Sesto e ultimo punto: le conclusioni per le policy. Davanti a una fotografia empirica così chiara, cosa dovrebbero fare i governi? L'autore ci lascia con delle indicazioni estremamente pragmatiche. Il suggerimento dell'economista non guarda in faccia a nessuna fazione politica. Dice semplicemente questo: una volta che lo Stato decide un sistema di quote deve farlo rispettare con estremo rigore, costi quel che costi. Ma, ed è un ma enorme, se lo Stato si accorge che applicare queste espulsioni è tecnicamente o economicamente impossibile, l'unica vera via di uscita razionale è procedere con delle regolarizzazioni. L'errore fatale in entrambi i casi è chiudere un occhio e lasciare migliaia di persone parcheggiate in un vicolo cieco. Questa idea è perfettamente racchiusa in questa citazione tratta dallo studio. Il governo e le autorità migratorie dovrebbero evitare la formazione di ampli bacini di immigrati non autorizzati, con un basso costo opportunità nel commettere reati. Alla fine della fiera non è questione di ideologia, è pura e semplice questione di incentivi economici e tenuta sociale. Tutta questa analisi ci porta a una riflessione più ampia, trovare il punto di caduta tra i crudi incentivi economici e le leggi dello Stato. È questa la vera grande sfida per le nazioni moderne. Come possiamo bilanciare una volta per tutte queste realtà economiche e la sicurezza collettiva, sapendo che le zone grigie portano solo conseguenze negative? È una domanda cruciale che questo approccio puramente oggettivo ci costringe fortunatamente a guardare dritte in faccia, ben oltre gli slogan. Noi ci fermiamo qui, ma a voi l'invito ad approfondire. Grazie per aver seguito questa analisi.